Buonasera ragazzi, ben ritrovati. Continuiamo il nostro programma della quarta classe con un nuovo ciclo di lezioni, un ciclo di lezioni che parlerà degli stati-nazione. Le potenze europee, come vedremo non solo europee, a partire dalla fine dell'Ottocento anche Stati Uniti, anche Giappone, si costituiscono nella seconda metà dell'Ottocento come stati-nazione, stati sempre più forti, stati sempre più interventisti anche all'interno, in economia, attraverso le riforme sociali, attraverso l'assistenza nei confronti di lavoratori, stati in cui il nazionalismo diventa molto molto forte, diventa un'ideologia aggressiva, a differenza di quanto era successo prima dei moti del 48, prima che la grande borghesia prendesse del tutto il potere economico in Europa e prima che l'industrializzazione diventasse ancor più impetuosa appunto dopo il 48, questi stati-nazione, stati sempre più forti all'interno, diventano sempre più aggressivi esportando il loro nazionalismo all'esterno e costituendo enormi imperi coloniali che in parte già c'erano prima del 48, ma eh, diventeranno sempre più grandi, oppure anche nazioni che prima del 48 non avevano alcuna colonia, nella seconda metà dell'Ottocento conquisteranno anch'essi dei territori extraeuropei. Quindi l'epoca degli stati-nazioni, a cui dedicheremo molte lezioni, cercando come al solito di mettere in evidenza gli eventi, i problemi, anche le questioni economiche e sociali con un sufficiente grado di approfondimento. Io spero in maniera ordinata e chiara. Cosa faremo? Parliamo di quello che succede nel mondo più o meno a partire dal 1850-1860. Nel caso dell'Italia o degli Stati Uniti partiremo dal 1860 perché abbiamo già spiegato la storia dell'Italia e degli Stati Uniti fino al 1860, mentre invece per Germania, Francia, magari Gran Bretagna partiamo dal 1850. Quindi dal 1850 1860 circa fino al, diciamo, più o meno 1913, cioè fino alla vigilia della prima guerra mondiale, della grande guerra. Voi direte è un periodo molto lungo, certamente, però ha delle caratteristiche comuni che possono essere, secondo me, studiate attraverso una narrazione ininterrotta all'interno di questi decenni. Una cosa fondamentale, per quanto possa sembrare difficile, io non andrò sempre in ordine cronologico, cioè non andremo a vedere stato per stato cosa succede anno per anno, decennio per decennio. Sarebbe complicatissimo. Quindi invece di essere sincronico, io sarò diacronico. Spiegherò prima cosa succede dal 1850 o 1860 fino all'inizio del Novecento in un paese, in uno Stato-nazione, poi in un altro paese, poi in un altro, cioè cercheremo di considerare i vari Stati-nazioni, i vari Stati nazionali, nazionalistici separatamente. Quindi questo significa che io inizierò, come vedremo, dalla Germania, dal 1850 fino agli inizi del Novecento, poi ovviamente dovrò tornare indietro per parlare della Francia, dal 1850 all'inizio del Novecento, della Gran Bretagna, dal 1850 all'inizio del Novecento. Farò così, però ci sono alcune cose che intrecciano, che sono comuni a tutti gli stati, a tutto l'Occidente, che non possono essere spiegate
separatamente, come l'economia oppure le grandi alleanze europee o cose del genere. Quindi che cosa farò io? Fate attenzione, io inizierò con la Germania, perché la Germania è il fulcro, è il punto centrale della politica estera e della diplomazia nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Quindi succederà che io tra poco parlerò della Germania, poi parlerò in seguito appunto singolarmente di ognuno degli altri stati, però molti avvenimenti dell'Occidente o dell'Europa, attenzione, riguardanti anche altri paesi, li spiegherò spiegando la storia della Germania. Quindi la Germania sarà il mio trade union. La Germania sarà lo Stato-nazione a cui io aggancerò molti avvenimenti che riguardano anche altri stati. Quindi attenzione, particolare importanza alla trattazione della storia tedesca. Poi magari alcuni avvenimenti che riguardano anche altri stati di cui parlerò parlando della Germania, li ripeterò oppure li accennerò anche quando dovrò parlare della Francia, dell'Austria, della Russia e della Gran Bretagna, d'accordo? Quindi, seconda metà dell'Ottocento, inizio del Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale, tranne l'Italia, appunto, in maniera assolutamente diacronica, dell'Italia parlerò in un ciclo di lezioni successivo, l'Italia dal 1860 al 1914. Ovviamente è impossibile isolare l'Italia e gli altri stati da quello che si dice, e quindi io citerò l'Italia anche appunto in relazione alla Germania oppure agli altri stati. Può sembrare complicato, però vedrete che se seguite le mie lezioni nell'ordine preciso che io ho dato numerando le lezioni, tutto poi alla fine andrà a posto. Ci sarà qualche ripetizione da parte mia, però fidatevi, tutto andrà a posto. Abbiamo lasciato quindi l'Europa dopo i moti del 48, meglio i moti, le rivoluzioni e le repressioni, possiamo dire del 1848-1852. Che cosa succede dopo il 48? Meglio dal 48 in poi, dal 1848 per circa 25 anni, cioè fino al 1873, in tutta Europa, in tutto l'Occidente, che si aggiungeranno poi alla fine di questo periodo anche Stati Uniti e Giappone, abbiamo una crescita economica senza precedenti, dicono gli storici, in base a vari indicatori, senza precedenti nella storia umana. Uno sviluppo sia agricolo sia industriale. L'agricoltura si meccanizza, si modernizza e diventa molto molto più efficiente. È possibile, grazie a quello che si sviluppa moltissimo in questo periodo, le ferrovie oppure i moderni piroscafi che solcano gli oceani, accade che sia più facile trasferire da un paese all'altro prodotti agricoli come i cereali. Possono anche attraversare gli oceani ed essere esportati da un continente all'altro, cosa che prima era piroscafi, sbagliato, cosa che prima era assolutamente impossibile. La crescita industriale è veramente impetuosa, sia nel campo del ferro, dell'acciaio, all'industria leggera, infatti, si affianca anche, mentre prima non c'era, è proprio in questo periodo che si sviluppa enormemente, l'industria siderurgica, l'industria del ferro, che acquista una quota percentuale sempre maggiore all'interno dell'industrializzazione. Quindi l'industria pesante, l'industria del ferro, favorita anche dai miglioramenti dei mezzi di trasporto, dei miglioramenti sì, dalla costruzione delle ferrovie e così via. Ci sono sempre nuove macchine, nuove tecnologie che rendono sempre più efficiente il progresso
industriale. Questa accelerazione notevolissima dell'industrializzazione anche in agricoltura è favorita anche dalla scoperta di enormi risorse in varie parti del mondo, in Sudafrica per esempio, ma soprattutto negli Stati Uniti d'America, la scoperta di enormi miniere d'oro negli Stati Uniti d'America che danno fiato al capitalismo, al capitalismo mondiale. Le banche diventano importantissime, quindi anche il sistema creditizio. Le banche diventano molto più importanti rispetto ai decenni precedenti, finiscono per finanziare sia i privati sia soprattutto le grandi industrie che si reggono sui prestiti bancari. Prima del 48, nella prima fase dell'industrializzazione, i capitali derivavano soprattutto da risparmi privati, cioè erano capitali reinvestiti che erano stati guadagnati da singoli imprenditori, da singole imprese private. Invece adesso i capitali appartengono sempre più alle banche che fanno prestiti e si diffondono parole che prima non esistevano e che oggi conosciamo come società per azioni, banche miste oppure obbligazioni. Attenzione, le obbligazioni non sono più solo i titoli di Stato, le obbligazioni che lo Stato emette nei confronti di risparmiatori, di imprenditori. Le obbligazioni vengono vendute dalle banche stesse, che quindi diventano potentissime, come diventano sempre più potenti le borse valori, quindi anche la finanza. Abbiamo già parlato in passato dell'importanza delle borse valori, in particolare di quella di Londra. In questo periodo si aggiungono borse valori che prima assolutamente non esistevano, come la borsa valori di New York, di Wall Street a New York, quindi un'enorme industrializzazione, un enorme aumento della ricchezza che purtroppo non sempre viene distribuita a tutta la popolazione, in particolare non sempre viene distribuita a coloro che materialmente la producono, gli operai, i contadini e così via. Quindi per un 25ennio c'è questo enorme sviluppo industriale, per circa un trentennio noi abbiamo il trionfo del libero scambio. Infatti l'epoca tra il 48 e il 78 viene anche detta l'epoca del libero scambio. Vi ricordate che già prima del 48 la Gran Bretagna era stato il primo paese a abbattere dazi e barriere anche in maniera unilaterale, anche nei confronti di paesi che avevano dazi e barriere contro la Gran Bretagna, e inaugurare il libero scambio, il libero scambismo mondiale, il libero scambismo tra i vari stati. Adesso il libero scambio dopo il 48 si diffonde dovunque, anche nei paesi più arretrati o più conservatori politicamente o meno industrializzati, come per esempio l'Austria, si afferma il libero scambio. Ci sono dei trattati ben precisi, per esempio nel 1860 Francia e Gran Bretagna firmano un importantissimo trattato per abbattere merci e dogane tra di loro e permettere uno scambio senza ostacoli tra merci francesi e merci britanniche, ma anche tra le risorse finanziarie e monetarie dei due paesi. Peraltro questi accordi di libero scambio sono a volte proposti, impostati e incoraggiati da personaggi, da grandi economisti liberali dell'epoca, che purtroppo oggi non si leggono più, non si conoscono, ma erano persone di grandissimo livello, come per esempio Cobden, inglese, oppure Chevalier, francese. Cobden inglese e Chevalier francese incoraggiarono
questo appunto trattato di libero scambio tra Francia e Gran Bretagna, ma il libero scambio, libertà di importazione, di esportazione, si afferma anche in paesi relativamente piccoli o economicamente marginali, almeno l'apparenza. Nel 1851 Cavour approva tutta una serie di leggi, Camillo Benso Conte di Cavour, che portano anche il Regno di Sardegna all'interno del libero scambio mondiale. La stessa cosa nei medesimi anni fanno anche Spagna e Portogallo. Quindi l'epoca del libero scambio, si abbattono i dazi, le frontiere, il libero mercato assurge a orizzonte mondiale, ad orizzonte internazionale. Attenzione, il libero scambio avviene tra le singole potenze, però fate attenzione, come abbiamo già detto in passato, parlando della Gran Bretagna e dell'India, ogni paese si promuoveva il libero scambio con gli altri paesi, con le altre madrepatrie, ma non certo con le colonie. Cioè, per esempio, Gran Bretagna poteva scambiare liberamente prodotti con Portogallo, con la Spagna, col Piemonte, con la Francia, con la Germania, eccetera. Però le colonie della Gran Bretagna, per esempio l'India, potevano importare ed esportare merci soltanto da e per la Gran Bretagna. Quindi attenzione, ogni paese europeo aveva il libero scambio con gli altri, ma manteneva il sistema protezionistico dei dazi e delle dogane con le proprie colonie, quindi costituiva un sistema chiuso, protezionistico, con le colonie, le quali potevano appunto commerciare soltanto con la madrepatria. Dopo il 1848-1852, tutti quegli sconvolgimenti, ci furono, molti dicono, poche guerre nei decenni successivi, addirittura molti dicono dopo le rivoluzioni del 48 la prima grande guerra europea sarà la prima guerra mondiale, quindi nell'epoca della Belle Époque, come verrà chiamata, si dice non ci sono più grandi sconvolgimenti come le guerre napoleoniche, i moti del 48 e così via. Questo è vero fino ad un certo punto, perché comunque a partire dal 1850 fino alle soglie della prima guerra mondiale, 1914, prima di tutto moltissime guerre si spostano nelle colonie, in Africa, in Asia e così via. Chiedete alla Cina se è vero che tra il 1850 e il 1914 non ci furono guerre significative. Dal punto di vista della Cina non è così, la Cina fu martoriata, massacrata, occupata. Chiedetelo ai popoli africani, eccetera. Però voi direte, vabbè, ma non ci sono guerre, significa che non ci sono guerre tra le grandi potenze occidentali. Questo in parte è vero, ad eccezione della guerra franco-prussiana, che però sarà rapida, nel 1870-71, non ci sono guerre in Europa centrale, in Europa occidentale. Questo è vero, però ci saranno le cosiddette guerre limitate, per cui la guerra di Crimea nel 1854-56, di cui adesso parleremo. La guerra di Crimea, diciamo, è una delle poche guerre tra il 1850 e il 1914. Guerre limitate, però ci sarà anche la seconda guerra di indipendenza italiana nel 1859 e poi le guerre degli anni 60 e la guerra franco-prussiana del 1870-71 di Bismarck, le tre guerre provocate dalla Germania di Bismarck nel suo processo di unificazione. Quindi non è proprio vero che non ci sono guerre in tutti questi decenni, però ci sono guerre limitate o comunque delle guerre che durano molto poco o anche delle guerre che avvengono in posti eccentrici rispetto al centro, al fulcro dell'Europa, come appunto la Crimea sul Mar Nero. Però attenzione, non bisogna dimenticare
che guerre non sono soltanto le guerre con gli eserciti regolari tra le varie nazioni, con le dichiarazioni di guerra. Le guerre purtroppo sono anche le rivolte represse all'interno di uno Stato sovrano. Ci sono rivolte, come abbiamo visto già in passato, ce ne sono ancora, rivolte di nazionalità oppresse che vengono schiacciate. Anche quelle sono delle guerre, sia pure delle guerre interne. La Polonia, per esempio, ricordate che già la Russia aveva stroncato un'insurrezione indipendentista polacca nel 1830. Nel periodo che noi consideriamo, ce ne saranno altri due. In realtà nel 1846, poco prima del periodo che consideriamo, ma quella più importante sarà poi quella del 1863-64, in cui la Russia represse l'ennesima rivolta della Polonia con un vero e proprio sterminio, una cosa che colpì tutta Europa e che suscitò anche un lungo dibattito all'interno del Parlamento britannico. Quindi attenzione, dobbiamo considerare anche queste come delle guerre. Bisogna fare molta attenzione. Le guerre, il problema orientale, c'era un problema, l'Austria è sempre più in declino. Ricordate che l'imperatore d'Austria, il potere assolutistico austriaco, erano usciti indenni dalla crisi, dalle rivolte del 48. Tuttavia l'Austria si era indebolita, le nazionalità chiedevano l'indipendenza, erano in fermento. Ricordate la difficoltà che l'Austria fece nel sottomettere l'Ungheria. L'Ungheria era ormai uno Stato, pur facendo parte dell'Austria, era uno Stato molto potente che poteva staccarsi molto facilmente dall'Austria. L'Austria resta indietro perché insieme alla Russia, insieme all'impero ottomano, è uno Stato che nella seconda metà del Cinquecento non si industrializza particolarmente, quindi diciamo che è un'eccezione rispetto alla cavalcata industriale che noi abbiamo detto dal 1848 al 1873. Invece contemporaneamente la Germania si industrializza in maniera enorme. La Germania, ricordate, era sottomessa all'Austria in maniera molto discutibile. L'Austria aveva la presidenza della Confederazione tedesca che dava all'Austria anche poteri di polizia su tutto il territorio degli stati tedeschi. Eppure succede dopo il 48 che la Germania, soprattutto negli anni 40-50, si industrializza enormemente, mentre l'Austria non si industrializza abbastanza, e questo significa che la Germania sarà in grado di mettere in campo anche un esercito molto più potente dell'Austria. L'Austria, potenza secolare, si avvia un declino politico che dipende anche dal declino economico. In Austria le strutture antiquate dell'antico regime erano sopravvissute, i privilegi feudali nelle campagne, gli assurdi privilegi della Chiesa, degli aristocratici che bloccavano lo sviluppo economico, lo sfruttamento delle terre. Abbiamo già detto che in Ungheria il 50% delle terre apparteneva alla Chiesa cattolica che le gestiva malissimo, spesso le lasciava in abbandono, si accontentava della rendita da parte di contadini schiavi, veri e propri feudi. Quindi l'arretratezza delle strutture sociali reazionarie, aristocratiche, ovviamente si traducono anche in arretratezza, in un ritardo da un punto di vista economico. Stessa cosa vale per la Prussia. Non parliamo dell'impero ottomano, che davvero aveva un'industrializzazione mancata. Quindi si riapre il problema d'Oriente. Ve lo ricordate il problema d'Oriente? La questione d'Oriente, anzi. L'impero ottomano rischia di franare, e l'impero ottomano possedeva grandi territori anche nei Balcani, a nord, a partire da una buona parte della Serbia o da buona parte della Romania,
fino alla Macedonia e alla Tracia, più a sud. E se l'impero ottomano e la Turchia perde territori, il rischio è, ne abbiamo già parlato in lezioni precedenti, che la Russia si espanda verso i Balcani. È quello che la Russia aveva cercato di fare anche prima del 1850, era stata fermata dalla Gran Bretagna e da altri paesi che avevano puntellato l'impero ottomano impedendone la disgregazione. Questo avviene anche con la guerra di Crimea, nel senso che la Russia dichiara guerra all'impero ottomano nel 1854. La Russia ovviamente vuole conquistare territori dell'impero ottomano anche nei Balcani. Questo impensierisce l'Austria. L'Austria non vuole una Russia che metta le proprie zampe nei Balcani e ovviamente impensierisce anche tutti coloro come la Gran Bretagna che non vogliono il mutare dell'equilibrio europeo, vogliono che la zona dei Balcani resti una zona stabile, non hanno interesse nella disgregazione dell'impero ottomano. Gran Bretagna, Austria e Francia, quindi sono tutte e tre contrarie all'espansione della Russia. Che cosa succede nella guerra di Crimea? Scriviamo Turchia per dire impero ottomano. Francia e Gran Bretagna si alleano con la Turchia per combattere la Russia. La guerra si svolge in Crimea. Quindi dal 54 al 56 gli schieramenti appunto sono Russia contro Turchia, Turchia alleata di Francia e di Gran Bretagna, ma anche, come abbiamo già visto parlando dell'unificazione italiana, anche il piccolo Piemonte, il Regno di Sardegna, partecipa alla guerra in Crimea. Allora avete detto guerre limitate, accidenti però, questa è una guerra dove tantissimi soldati muoiono sotto le artiglierie e i cannoni dei nemici, che dura a lungo, dura più di 2 anni e fa addirittura 600.000 morti, quindi insomma, guerre limitate. Questa è una guerra che ha un costo umano enorme. La guerra poi niente, non si smuove, l'Austria resta neutrale, attenzione, anche se anch'essa ha interesse a fermare la Russia. L'Austria resta neutrale, minacciò di intervenire soltanto nell'ultima parte della guerra, ma non lo fece. Quindi Francia, Gran Bretagna, Turchia e Piemonte combattono contro la Russia in Crimea. Peraltro la guerra finisce con nulla di fatto, ci sono stragi da una parte e dall'altra, però nessuno riesce a conquistare i territori. Alla fine si fa la pace. Certo, non cambia assolutamente niente da un punto di vista territoriale in Crimea o comunque tra la Russia e la Turchia, tra la Russia e l'impero ottomano. Tuttavia, certamente, l'esito di questa guerra è che la Russia viene fermata, l'impero ottomano si salva, non perde territori, l'iniziativa della Russia contro l'impero ottomano viene fermata grazie all'aiuto delle potenze occidentali. La Russia, peraltro, in grossa crisi, un paese molto povero e che poi dopo la guerra di Crimea avrà anche dei grossi problemi interni. Diciamo che la Russia dopo la guerra di Crimea per moltissimo tempo verrà bloccata nel suo desiderio di espansionismo nei confronti dei Balcani. Quindi dopo la guerra di Crimea diciamo che la Russia per moltissimo tempo non darà più fastidio, d'accordo? Quindi la guerra di Crimea. Adesso parliamo della Germania. Abbiamo visto il primo Stato-nazione di cui seguiremo a lungo le vicende, connettendole con altre che riguardano ovviamente tante altre nazioni. All'inizio non parliamo di Germania naturalmente, ma parliamo di Prussia, che è lo Stato nettamente più grande della Germania.
Germania che comunque è divisa in 39 staterelli, la Prussia è più grande, però ce ne sono ancora 38. La Prussia è lo stato dominante della Germania. Ricordate che la Prussia e il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, fallirono nel creare uno Stato liberale nel creare l'unificazione tedesca. Ve lo ricordate? A seguito dei moti del 48, Federico Guglielmo IV, vi ricordate sicuramente una mia lezione precedente, rifiutò di prendere la corona di Germania e di essere un re liberale, dividere i suoi poteri con il Parlamento. Quindi resta un re assoluto o quasi assoluto. È chiaro che dopo il 1852 tutti capiscono che l'iniziativa per formare una Germania unita sarebbe partita da una conquista militare della Prussia, cioè la Germania si sarebbe unita, come in effetti vedremo avvenne, a seguito di una conquista militare della Prussia, col ferro e col fuoco, come disse, lo vedremo fra poco, il cancelliere, il primo ministro prussiano che realizzò l'unità germanica. Quindi non anche come un'iniziativa dal basso. Teniamo presente che anche se generalmente si paragona l'unificazione prussiana a quella italiana, dicendo Piemonte, lo Stato di Regno di Sardegna, ha realizzato l'unificazione italiana come la Prussia ha realizzato l'unificazione germanica, cioè attraverso guerra di conquista. Ma non è proprio così. È vero che l'unificazione italiana al Risorgimento fu una serie di guerre di conquista da parte del Piemonte, del Regno di Sardegna, però queste guerre furono aiutate da iniziative patriottiche dal basso, da rivolte popolari dal basso. E qui non fu solo un'azione dall'alto di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II, dell'esercito del governo piemontese, ci fu anche un insieme di rivolte e rivoluzioni moti dal basso, spontanei, comunque non diretti dal Piemonte. Anche l'ultimo evento, l'impresa di Mille di Garibaldi, si svolse ovviamente indipendentemente dall'azione militare del Piemonte. Invece in Germania non ci fu nulla di questo, per questo la Germania unita finì per avere tratti decisamente più autoritari rispetto all'Italia unita. Fu solo un'unificazione dall'alto dovuta alle armi prussiane. In Prussia il nuovo re si chiama Guglielmo I, re di Prussia. Guglielmo I, ovviamente, sempre della dinastia degli Hohenzollern, d'accordo? Della dinastia degli Hohenzollern. Non mi fate scrivere Hohenzollern, l'abbiamo scritto da tanti secoli fa, diciamo così, da prima ancora di Federico II nel Settecento e così via. Guglielmo I sale sul trono di Berlino nel 1861 come re di Prussia e ci resterà, diventando poi re di Germania, come vedremo, fino al 1888, quindi un periodo molto lungo. Una delle prime cose che fa Guglielmo I dopo essere salito al trono nel 61, la fa nel 1862, è nominare primo ministro, cioè cancelliere, Otto von Bismarck, un personaggio di decisiva importanza nella nostra storia, nella nostra narrazione. Otto von Bismarck era un personaggio autoritario, il massimo rappresentante di quella classe sociale, seppure si può chiamare classe sociale, comunque di quel gruppo che veniva chiamato Junker in Germania. Gli Junker non erano borghesi, erano aristocratici, ma non erano aristocratici moderni, lavoratori, competitivi,
industriali come gli aristocratici inglesi o una parte degli aristocratici francesi. Gli Jung erano un gruppo conservatore di aristocratici, proprietari terrieri, quindi non industriali produttivi, aristocratici, proprietari terrieri e militari. Molto spesso erano proprio tutte e tre le cose insieme, infatti Bismarck era tutte queste tre cose insieme, era un aristocratico, proprietario terriero e militare, d'accordo? Gli Jung erano un blocco sociale importante, la borghesia stava dando il successo industriale alla Germania, la borghesia arricchiva la Germania, produceva, vendeva, eccetera, però le cariche politiche, il potere politico erano ancora appannaggio di questi Junker, di questa classe aristocratico-militare conservatrice, tradizionalista di grandi proprietari terrieri, di grandi latifondisti. Agli Junker erano riservati i più alti gradi nell'amministrazione, nell'esercito, quindi Bismarck era il simbolo di questi Junker. Infatti, qual è uno dei motivi per cui Guglielmo I sceglie Bismarck e gli dà ampi poteri? Bismarck avrà sempre moltissimi poteri per grazia di Guglielmo I, perché Guglielmo I, sin da quando sale al trono, entra in urto con il Parlamento, d'accordo? Nel Parlamento sono rappresentate anche forze liberali che in qualche modo lo ostacolano nell'approvazione delle leggi, nell'approvazione del bilancio e così via. Vorrebbero delle riforme liberali. Guglielmo I, proprio all'inizio, quando sale al trono, litiga con il Parlamento perché vorrebbe rafforzare l'esercito, spendere molto di più per l'esercito e aumentare gli anni del servizio di leva. Il Parlamento si rifiuta, così come si rifiuta di approvare altre leggi di Guglielmo I. La soluzione ovviamente è Bismarck, che passerà alla storia come il cancelliere di ferro. Si dimostra autoritario sin dall'inizio. Bismarck schiaccia il Parlamento anche con metodi illegali e fa approvare le leggi, quindi anche la riforma dell'esercito, tutte le leggi che il potere vuole, infischiandosene del Parlamento. Quindi la Prussia, uno Stato veramente autoritario. Bisogna dire tra l'altro che il Parlamento veramente aveva pochi poteri. Il Parlamento era diviso in due camere, il Reichstag. Il Reichstag era una camera, la camera bassa che veniva eletta, però votavano pochissimi, quindi in realtà di fatto erano solo i più ricchi che erano rappresentati al Reichstag. Tuttavia molti erano liberali o comunque volevano delle riforme o si opponevano all'enorme potere di Guglielmo I. L'altra camera era una cosiddetta Camera dei Signori. Questa Camera dei Signori invece era costituita solo dai nobili più importanti che venivano nominati direttamente dal sovrano. Quindi già una delle due camere era sicuramente in accordo col sovrano. L'altra, il Reichstag, aveva, che significa Parlamento, assemblea del regno, no? Reich significa regno, Tag significa assemblea. Il Reichstag aveva pochi poteri. Guglielmo I poteva scegliere il primo ministro e i ministri, cioè in questo caso Bismarck, senza l'opposizione del Parlamento. Il Parlamento non dava la fiducia al primo ministro, il Parlamento non poteva neanche proporre, pensate, leggi ostili al re di Prussia, e molte leggi venivano fatte direttamente dall'esecutivo, dal re di Prussia, da Bismarck, dal governo. Cioè il Parlamento non aveva neanche il potere di fare le leggi, la maggior parte delle leggi venivano fatte dall'esecutivo, cioè dal re e dal primo ministro. Di fatto il re poteva governare
quasi da solo, però fu per volontà di Guglielmo I che al posto suo governò sempre, diciamo così, Bismarck. Quindi un Parlamento estremamente debole, uno Stato estremamente autoritario. Tuttavia la Prussia si industrializzò moltissimo e divenne uno Stato estremamente potente anche dal punto di vista militare. Aveva enormi risorse naturali, in particolare la Ruhr. La Ruhr era il più grande bacino minerario di tutta Europa. Ricordate che quando al congresso di Vienna la Renania, che comprende la Ruhr, fu assegnata alla Prussia, molti dissero, vabbè, la Renania è una zona tradizionale con delle vecchie città, Treviri, Magonza, Aquisgrana, quelle cose lì, Colonia, un posto comunque abbastanza povero, perché nel 1815 il congresso di Vienna ancora non si era capito l'importanza industriale dei giacimenti di carbone, quindi c'erano enormi giacimenti di carbone, quindi le materie prime aiutano l'industrializzazione tedesca, la crescita industriale della Prussia, soprattutto negli anni 40, 50, è senza precedenti. Il carbone non si trova soltanto nella Ruhr, ma anche in altre regioni ricchissime come la Slesia, la Sassonia. La Prussia in pochi anni costruisce 10.000 chilometri di ferrovie, 10.000 chilometri delle ferrovie. Questa delle ferrovie in Europa è davvero un aspetto fondamentale della rivoluzione industriale. Se andate a vedere una cartina con le ferrovie in Europa nel 1840, tranne in Inghilterra dove ci sono molte ferrovie, Inghilterra le ha costruite sin dal Settecento, tranne in Inghilterra dove le ferrovie sono tante, nel resto d'Europa, anche nei paesi più importanti, nel 1840 le ferrovie sono pochissime. Andate a vedere 40 anni dopo, nel 1880, ci sono tantissime ferrovie in tutta Europa, cioè dal 1840 al 1880 le ferrovie uniranno l'Europa. Nel 1880 ci sono ferrovie anche nei posti economicamente più deboli dell'Europa, come per esempio l'Italia meridionale, le aveva costruite la destra storica, come vedremo, oppure in Spagna, oppure in Portogallo. Bismarck si pone subito il problema dell'unificazione tedesca, che secondo lui, come abbiamo detto, deve avvenire dall'alto e deve essere gestita dagli Junker, dagli aristocratici e dai militari. Famosa frase di Bismarck: la borghesia deve lavorare, non deve comandare. Bismarck riuscirà a realizzare l'unificazione germanica in pochi anni, con 3 guerre e con abilissime alleanze e iniziative diplomatiche. Vedremo l'unificazione germanica del re Guglielmo I di Prussia, che diventerà re di Germania, e del suo cancelliere Otto von Bismarck, cancelliere di Prussia, che poi diventerà cancelliere di Germania, la prossima lezione.